È iniziata la settimana di Porto Inter. Domani è il giorno in cui si deciderà la sorte europea dei ragazzi di Simone Inzaghi. Una gara contro il Porto che sarà durissima in un ambiente infuocato, ma che può portarci ad un risultato per certi versi storico, perché sono ormai tanti anni che l'Inter non arriva ai quarti di Champions League. Sarebbe un traguardo fondamentale sia in termini sportivi che in termini economici. Domani verso le ore 23 o forse anche dopo, chi lo sa, sapremo la verità di quello che sarà il percorso europeo dei ragazzi. Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, contenuto di oggi che non poteva che essere su Porto Inter. Vi do diverse informazioni di servizio sulle formazioni ufficiali, sulle ultime di casa Inter, ma anche un appello che voglio che tutti voi interisti che ogni giorno ci seguite teniate bene a mente, soprattutto oggi e domani, ma dico io fino a domenica, perché poi domenica c'è un'altra partitina da non sottovalutare. Quindi vi chiedo fin da subito un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e comincio ricordandovi gli estremi di Porto Inter. Fischio d'inizio domani, martedì 14 marzo alle ore italiane 21, con partita visibile su Sky e anche in chiaro su Canale 5 e quindi sulle piattaforme anche di streaming Mediaset Infinity e su Now. La gara sarà ovviamente in Portogallo allo stadio do Dragao, la casa appunto del Porto, uno stadio caldissimo, difficilissimo da espugnare, ma l'Inter, come ricordate, comincia con un leggero vantaggio, non un vantaggio enorme, però un 1-0 maturato nella gara d'andata del 22 febbraio grazie al gol di Romelu Lukaku. Noi di Passione Inter ci stiamo preparando a questo grande evento e vi proporremo tanti contenuti interessanti. Il primo è questa sera alle ore 19:30 in diretta. Avremo in diretta con noi un tifoso del Porto che è socio del club da tanti anni. Lo ospiteremo qui in diretta, gli faremo diverse domande. Ovviamente sapete che poi in diretta interagiamo anche con tutti voi. Un motivo in più per iscrivervi al canale, anche perché, come sapete, per poter commentare le nostre dirette dovete essere iscritti, quindi vi invito ancora una volta a farlo. Questa sera quindi ore 19:30, poi alle ore 22 come sempre la chiamata privata all'interno del club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Ogni lunedì sera ci sentiamo per chiacchierare fra di noi e in questo caso per fare anche il punto in vista di domani nella partita contro il Porto. Domani, che è il giorno X, alle ore 12 live preview dalle 12 alle 13 per le ultime di giornata in vista della partita, e poi alle 19:45, quindi un'ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio, come sempre la nostra diretta, quindi ampio pre-partita, commento della gara tra me e Lorenzo Polimanti in conduzione e poi il post partita con le pagelle dei tifosi, sperando di poterci gustare un post partita col sorriso, a differenza dell'ultimo contro lo Spezia. Prima di darvi le ultime informazioni sulle formazioni, sui ballottaggi, su chi c'è, su chi non c'è, il mio appello a tutti voi interisti. Soprattutto oggi e domani, ripeto, ma questa cosa vale fino a domenica, perché domenica c'è Inter-Juventus, gara anche lì molto sentita, e poi ci sarà la sosta, quindi abbiamo proprio queste due gare da puntare e poi possiamo prenderci una settimana buona per fare analisi, approfondimenti e bilanci. Ma soprattutto in questa settimana e soprattutto oggi e domani, vi prego ragazzi, almeno noi tifosi dell'Inter, facciamo quadrato, restiamo compatti, cerchiamo nel nostro piccolo di trasmettere positività alla nostra squadra e al nostro ambiente. Qui c'è chi ci crede di più, c'è chi ci crede di meno, ma tendenzialmente, lo diceva anche Beppe Bergomi ieri a Sky, non so se avete letto le sue dichiarazioni, se no recuperatevele, l'ambiente interista tendenzialmente è molto umorale, nella misura in cui riesce certe volte ad influenzare nel bene o nel male quello che succede poi all'interno della squadra in base a quello che è appunto il suo umore. Quindi capisco che c'è delusione, capisco che c'è rabbia, non fosse altro che l'ultima partita è stata persa, quindi al di là della classifica che ci vede quasi 20 punti lontano dal Napoli, il risultato più recente è negativo, quindi lo capisco. Però cerchiamo almeno per questi giorni di dimenticare tutto questo, di mettere da parte quello che è successo fino ad ora e quello che eventualmente potrà succedere in estate. Ognuno ha la sua idea sul tecnico, sui giocatori, sulla proprietà, sulla dirigenza, ed è assolutamente legittimo. Ma almeno in questi giorni facciamo quadrato, almeno noi, e compattiamoci per spingere la squadra a ottenere 2 vittorie che sarebbero importantissime per
i risultati delle singole competizioni, ma anche appunto per il morale e per l'ottimismo in vista della fase finale della stagione. Lo dico anche perché in questi giorni ne abbiamo parlato anche noi sui nostri canali, ma lo avrete visto anche da soli. La stampa ha deciso, come spesso è accaduto recentemente, di far tornare in vita voci negative. Addirittura c'è stato un giorno, ieri o l'altro ieri, dove i 3 quotidiani sportivi italiani principali sono partiti a raffica, tutti e 3 con le stesse cose: Inzaghi in discussione, questi sono i punti deboli che deve risolvere. Cose che io ripeto, magari è un limite mio, ma non mi sembra di aver visto con questa decisione, con questa ripetitività e anche con questa diffusione proprio su più testate nei confronti degli altri allenatori che parallelamente hanno vissuto stagioni difficili, o meglio momenti di stagione difficili, perché come ricordo sempre l'Inter non sta andando benissimo quest'anno, ma se in classifica è più o meno alla pari delle sue contendenti, vuol dire che anche le sue contendenti hanno avuto dei problemi al netto del Napoli. Eppure io critiche così feroci, così frequenti, così puntigliose nel dettaglio nei confronti di Pioli, di Allegri e di tutti gli altri non le ho viste, o quantomeno non le ho viste con così tanta frequenza nei 2-3 giorni prima dei big match. Nel caso dell'Inter tendenzialmente questa cosa succede e sono curioso di vedere cosa si inventeranno tra sabato e venerdì prima di Inter-Juventus. Quindi la stampa non ci aiuta e lo sappiamo, noi siamo arrabbiati, mettiamo da parte tutto questo e andiamo decisi verso Porto-Inter e verso Inter-Juventus. Poi, durante la sosta, come sapete, avremo modo e tempo di parlare. Vengo allora alle ultime sulla formazione e su quella che è la situazione della squadra in vista di domani e poi vado in chiusura. Ci sono dei ballottaggi aperti nell'11 di Inzaghi, che ovviamente ripartirà dal canonico 3-5-2. Il ballottaggio principale riguarda forse l'attacco, però c'è qualcosa da dire anche in difesa, perché Skriniar, dopo aver saltato lo Spezia, sembrava che fosse molto probabile la sua presenza contro il Porto. In realtà c'è ancora un margine di dubbio, perché ieri si è allenato parzialmente con il gruppo, ma non è ancora al 100%. Diciamo che tendenzialmente un giocatore che non è al 100%, ma che può giocarsi un ottavo di Champions, se riesce stringe i denti e lo gioca. Sappiamo però che Skriniar è solo virtualmente un giocatore dell'Inter, perché di fatto è già un nuovo giocatore del PSG, quindi non lo so se alla fine se la sentirà o se addirittura vorrà stringere i denti. Non so nemmeno se Inzaghi, a prescindere da questo, si fidi di un giocatore che potrebbe probabilmente non essere col focus al 100% sulla partita. Quindi io alla fine mi aspetto Darmian come titolare, però potrebbe all'ultimo ritornare anche Skriniar. In difesa, oltre a questo dubbio, Acerbi e Bastoni sono i favoriti, Onana torna tra i pali per fortuna. Dubbio quindi a destra fra Dumfries e Darmian in base a quello che sarà anche la presenza eventuale di Skriniar. A sinistra dovrebbe tornare Di Marco al posto di Gosens, in mezzo al campo dovrebbe riproporsi il centrocampo senza Brozovic, quindi Çalhanoğlu regista, Barella a destra e Mkhitaryan a sinistra, un po' l'Inter titolare degli ultimi mesi fondamentalmente, che si completa con un ballottaggio davanti, perché al fianco di Lautaro Martinez ovviamente c'è il dubbio fra Dzeko e Lukaku. Entrambi hanno giocato con lo Spezia, uno dei due, Lukaku, ha giocato dall'inizio, l'altro è stato inserito a gara in corso insieme alla Lula, visto che l'Inter stava perdendo e purtroppo alla fine ha perso. Io non so che tipo di partita abbia in mente Simone Inzaghi. Io credo che, avendo vinto l'andata, essendo in uno stadio caldissimo e avendo avuto già il precedente di diverse partite interpretate così, e mi riferisco a Inter-Barcellona e Barcellona-Inter, ma anche a Inter-Napoli, io non disdegnerei una gara con un Inter bella coperta, bella compatta, pronta a ripartire e colpire il Porto, che inevitabilmente fin dal primo minuto dovrà partire aggressivo e cercare di colpire. E in questo senso mi pare abbastanza scontato che la scelta ideale sarebbe quella di Lukaku, giocatore più adatto alle ripartenze, più adatto a sfruttare gli spazi, e molto più di Dzeko, perlomeno. Quindi io sceglierei Romelu. Ho la sensazione che per questione di, diciamo, di fiducia totale, questione di continuità rispetto a quella che è stata l'11 titolare di tutti questi mesi, temo
che alla fine Inzaghi andrà su Dzeko, e dico temo proprio perché ho paura che questa possa essere una scelta impattante. Poi magari Dzeko gioca e fa gol e mi zittisce, e me lo auguro, come dico sempre, però così a bocce ferme io sinceramente avrei puntato più su Romelu. Comunque il ballottaggio è aperto, quindi vedremo nelle prossime ore quello che accadrà. Quindi ribadisco un riassunto della formazione: 3-5-2, Onana in porta, Skriniar barra Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. Sulla destra potrebbe giocare Dumfries o Darmian in base alla presenza dietro di Skriniar, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan in mezzo, Di Marco a sinistra, in attacco Lautaro con al suo fianco Dzeko o Lukaku. Altro dettaglio importante che non vi ho detto, ma lo recupero adesso: l'arbitro sarà Simon Marciniak, uno degli arbitri migliori d'Europa, con anche uno degli arbitri con maggiore personalità. Non a caso ha arbitrato la finale del mondiale, Argentina-Francia, e ha arbitrato anche Barcellona-Inter, altra partita che era fondamentalmente decisiva per il passaggio del turno in quel girone, in uno stadio caldo dove più di una volta in passato gli arbitri secondo me l'hanno un po' sofferto quel tipo di clima. Ecco, secondo me non è un caso che, nonostante Porto-Inter non sia l'unico ottavo di finale ancora in bilico, non è un caso che, giocandosi al Do Dragao, giocandosi tra due squadre così vicine come valori, venga scelto, non so se l'arbitro migliore in Europa, ma sicuramente uno dei migliori. Quindi spero che saremo in una botte di ferro, almeno da quel punto di vista. Queste erano le ultime, ragazzi. Poi i tanti appuntamenti che avremo in queste ore ci permetteranno di aggiornarvi costantemente nel caso in cui dovesse cambiare qualcosa. Questa sera, peraltro, alle ore 20 c'è anche la conferenza di Simone Inzaghi con un giocatore al suo fianco. Noi saremo in diretta in quei minuti, quindi ve la racconteremo live. Di conseguenza vi ricordo, ragazzi, ancora una volta: clic sul tasto mi piace, clic sul tasto iscriviti, mi raccomando. Poi, se vi fa piacere, potete anche cliccare sulla campanella, così vi arrivano le notifiche quando Passione Inter pubblica qualsiasi cosa. Mi raccomando, ricordatevi l'appello che vi ho fatto, lasciatemi anche la vostra opinione nei commenti, cosa ne pensate di questo, e poi anche sulla formazione, che tipo di scelte prendereste. Per il resto vi ricordo quindi la diretta di questa sera, il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, ed infine, per chi mi segue in podcast, lo trova in descrizione. Se mi segui su YouTube, però, qui alla mia destra ti lascio un'intervista che abbiamo fatto ieri ad un ex giocatore dell'Inter. Ti assicuro che è bellissima e ti consiglio di recuperarla.